Parliamo adesso delle modalità di autoattivazione, autoabilitazione. Eh, Facciamole vedere in modalità, ecco, senza icone, con le didascalie. Allora, ci sono diverse novità nella versione a partire dalla 7.01.20 in avanti. In particolare è stata introdotta come prima opzione la Logic Endor, che permette di selezionare come le modalità di autoattivazione interagiscono fra di loro. Ecco, di default è in modalità viene mostrata in modalità end, quindi quando sono vere tutte le condizioni che vengono abilitate, se no, se lo deselezionate passa in modalità or e allora basta una delle condizioni che avete selezionato attiva affinché passi in autoattivazione. Ecco, le modalità di attivazione riguardano in logica and or riguardano le prime quattro, come c'è scritto nella didascalia. L'ultima, la periodo di riposo, è considerata al di fuori, infatti l'ho anche colorata diversamente. Lei può agire o meno in collaborazione con le altre, vedremo poi come. Allora, cominciamo a vedere le varie modalità. Cominciamo dalla autoabilità su Bluetooth cuffie, che è una delle più interessanti. Ecco qua, vedete, qui la potete abilitare. Un attimo che l'abilitate viene avvertito in alto che che l'abilitazione automatica è in funzione quando connesso a un dispositivo Bluetooth. Ecco, vi faccio anche vedere che se ne attivassimo un'altra, per esempio quando è in ricarico, vedete, adesso scrive abilitazione automatica quando connesso a un dispositivo Bluetooth o durante la ricarica, quindi vi ricorda anche la modalità. Ecco, per esempio metto l'end, adesso end. Ecco, ok. Torniamo al nostro Bluetooth e leviamo anche la ricarica. Ok, ecco. Cosa vuol dire autoabilità su Bluetooth cuffie? Beh, molto semplicemente, se lo attivate, lui si abiliterà nell'attimo che vede che è avvenuta una connessione con uno dei dispositivi Bluetooth che abbiamo selezionato qui. Quindi potete selezionarli tutti, solo una parte, eccetera, come volete voi. E questi sono gli dispositivi Bluetooth che autoabiliteranno l'applicazione quando avviene una connessione con questi. Ecco, cosa potete selezionare? Qui potete selezionare non rimuovere l'auto enable. Se non rimuovere l'auto enable è attivo, se anche provate a disabilitarlo, scusatemi, prima ovviamente bisogna attivarlo. Ecco, attiviamolo, ecco adesso se ora provassimo per esempio a abilitarlo, ecco vedete, non possiamo intervenire su di esso, non possiamo cambiare lo stato perché abbiamo forzato di non poter rimuovere l'autoabilitazione. Ecco, potete anche abilitarlo eventualmente, oltre che su Bluetooth, anche su jack cuffie, si comporta nello stesso modo, stavolta riferito anche al jack, una connessione jack, e qui abbiamo più o meno detto tutto. Torniamo a disabilitarlo e passiamo a illustrare le altre. Ecco, autoabilita quando in ricarica, chiede la conferma chiaramente, lo autoabiliterà, passerà in autoabilitazione quando lo metterete in ricarica. Autoabilita se schermo spento, passerà in autoabilitazione quando si spegnerà lo schermo. Ecco, questo è da abbinare ovviamente ad una rigorosa politica di eliminazione di tutti i possibili risparmi di batteria, dato che se il risparmio di batteria è attivo, tipicamente dopo un po' che lo schermo è spento, l'applicazione viene diciamo rimossa. Ecco, e quindi chiaramente questo abbinamento sarebbe assolutamente deleterio. Dovete essere certi, quando attivate autoabilità se schermo è spento, di aver eliminato dalla mia app tutte le possibili procedure di risparmio di batteria che possono stopparla. Infine, interessantissima, la quarta, è nuova, è l'autoabilità in movimento. Nella versione precedente l'autoabilità in movimento era abbinato alla detezione della velocità attraverso il GPS. Ora, siccome i permessi posizione Google gli ha dato una stretta notevole, quindi solo le app che ottengono permesso direttamente da Google di rilevare permesso posizione potranno avercelo. Io ho deciso di passare a un'altra modalità, peraltro più agile, che è quella della rilevazione
dell'attività. Da Android 10 in su è necessario anche dare i permessi per la rilevazione dell'attività. In ogni caso questi sono permessi liberi, vengono concessi liberamente dall'utente e Google non si mette in mezzo. Ecco, l'attività autoattivazione buono, per esempio adesso non so in qualche tanto per metterlo, ma ovviamente tipicamente lo metterete su un car. Il secondo numerillo è relativo alla sensibilità con la quale questa attività viene rilevata. Bassa è molto facile che venga rilevata, però potrebbe anche essere sbagliata. Alta è sarà molto affidabile che siamo in macchina, però sarà anche vero che sarà piuttosto critico, diciamo molto difficile che venga rilevata così alta affidabilità, quindi dovete trovare il giusto e miglior compromesso per voi. Ecco, contestualmente potrete decidere di far abilitare il Bluetooth nell'attimo che si passerà nello stato on car, ecco, e come disattivare, quindi come passare nello stato contrario, come ritornare di nuovo disabilitati per timeout, quindi dopo tot minuti che selezionate voi che non siamo più nello stato on car, verrà disabilitata l'applicazione e verrà eventualmente, se lo sceglierete, anche disabilitato il Bluetooth. Abbinamento con CarMove App, lo sapete, una volta era possibile abbinarlo a CarMove App, tuttora è ancora possibile e potete quindi eventualmente scaricarvi l'applicazione CarMove App e utilizzare lei per abilitare e disabilitare la mia applicazione lettore di notifiche free. Ultima, un po' fuori classe, al di fuori delle altre, il periodo di riposo. Il periodo di riposo potete abilitarlo al contrario, cioè questo disabilita quando siamo nel periodo di riposo. Il periodo di riposo ne potete selezionare le regole che volete, nella quale potete dire da che ora, in che periodo dei giorni particolari e la tipologia di giorni nei quali volete che questa particolare regola venga applicata. Per esempio qui passa in periodo di riposo e quindi non vi disturba tra le 21 di sera e le 7 del mattino e nei giorni feriali, e quest'altra tra le 22 e le 8 nei giorni festivi. Ecco, è possibile aggiungere altre regole ovviamente oppure deletare le attuali col delete. Ecco, potete far dipendere o meno i periodi di riposo dalle altre 4 abilitazioni automatiche e potete eventualmente forzare la disattivazione nell'attimo che vi connettete a un dispositivo Bluetooth o a un dispositivo diciamo audio col jack. Ecco. Queste sono un po' tutte le notevoli modalità che potete attivare per l'autoabilitazione.